Parlando con Antonio, che come sapete vive felice nella lontana Australia, ho scoperto una bella realtà di questo paese. Lo Stato ha grande attenzione verso le persone che hanno scollinato nel percorso della vita e affrontano gli anni della vecchiaia. Allo scopo di favorire l'inclusione sociale e tutelare salute e benessere dei cittadini, favorisce la creazione di luoghi di incontro, dove coltivare hobby, impegnarsi per non avvertire la noia e acquisire autostima. Sono i capannoni per uomini, circa 1 migliaio in tutto il paese, ben attrezzati e frequentati da anziani che cercano di restare in forma e sentirsi utili. Se volete altre informazioni, andate su questo link. Questo è il capannone Westval, frequentato da Antonio, e si trova a 400 metri da casa sua. Vediamone l'interno, cominciando dall'angolo del caffè, per passare all'angolo differenziata e relax. Ora vi presentiamo alcuni membri del club: Steve, Ron, Kim. Intanto ecco un altro scorcio dell'interno del capannone. Un gruppo di giovanotti, sotto la guida del maestro Ron, si occupa di intagliare bastoni come questi. E guardate con quale impegno si danno da fare intorno ad un tavolo. Antonio e Steve, invece, si sono assunti il compito di costruire un banco per la troncatrice. Eccolo Steve, che taglia a misura una cerniera per le ali del banco. I nostri amici intagliatori continuano a lavorare tra un racconto e l'altro. Qui viene realizzata una scanalatura con un curioso utensile. Nell'altro angolo dello shed si monta la cerniera alla prolunga e poi la si collega al banco. Mentre Kim e un altro membro del club si scambiano pareri. Nel frattempo, nel reparto intaglio, il lavoro prosegue con ritmo instancabile. Ok, mate, go. Le cerniere vengono montate sui supporti triangolari e Steve è soddisfatto. Le viti sporgono dall'altra parte e le punte pericolose vengono eliminate con la smerigliatrice angolare. Steve e un amico montano le prolunghe al banco. Il bullone che vedete ha il compito di regolarne l'altezza.
L'intaglio è il fil rouge della nostra narrazione. Finalmente possiamo vedere il nostro Antonio insieme a Steve. Finora è rimasto fuori dalla scena perché è impegnato a fornirmi foto e clip video e lo sa bene cosa gli tocca se non mi dà del buon materiale. Beh, in effetti hanno fatto davvero un bel lavoro. Il primo bastone è stato completato e viene mostrato con orgoglio. My argument is why do they want to come here? Because they know they get better prices. Can we get ripped off? Mentre gli altri si impegnano con pignoleria e accuratezza di particolari agli ultimi ritocchi. All right, Jen. Yeah, the one on yeah, up on the highway. He works up there. Yeah, that's usually, When I that's can usually get when I hold, go there. when I can get I hold of bet. him. Our water gardens here. Yeah, I live up here. I work at that one. So, Yeah, yeah. We've got three. There's one in Ballarat Road. I mean, Yeah, Ballarat Road. Ballarat Road. Where it's one of Carol's. Caroline Springs, Yeah, yeah. that's right. And then that one. They're trying to compete with Coles. And Coles is bloody They can't do anything with the Masters buildings because it was all tied up with loads. Ma ora c'è qualcosa di più importante, per cui è necessario un They're going break. to be jealous in Italy. Pardon? They're going to be jealous in Italy. Le donne della scuola di cucina hanno preparato un pranzo appetitoso e bisogna pensare alle priorità. What's your name? Essinado. Where do you come from, Essinado? Anche questo accade nei Men's Shed. Where do you come I lavori sono complementari e si supportano a vicenda. Dopo una breve siesta, ognuno ritorna al suo lavoro. Ammiriamo alcuni particolari significativi del lavoro di intaglio, davvero molto belli. Ormai il banco è quasi finito, basta qualche regolatina e una buona levigata. Poi Kim inizia a passare una mano di fondo a tutto il banco. Ultimi intagli sui bastoni. E poi ecco il banco con la sua nuova veste verde. Bel lavoro di gruppo di tutte e due le squadre, anzi tre, includendo anche le brave signore di cucina. È un ottimo modo di impiegare il tempo. Complimenti ragazzi!